Tra il 14 e il 68 d.C. i Giulio Claudi governarono Roma. Costoro erano i discendenti congiunti degli avi di Augusto e di Cesare, appartenenti dunque alla gens Iulia, a cui si associavano i Claudi, ovvero i discendenti di Tiberio Claudio Nerone, primo marito di Livia Drusilla e padre biologico di Tiberio e di Druso. Alla morte di Tiberio, però, non poté avverarsi il disegno di Augusto, che avrebbe voluto affiancare il figlio di Tiberio, Druso minore, al nipote di Tiberio, Germanico, figlio di suo fratello Druso maggiore e di Antonia, a sua volta figlia di Marco Antonio e concepita con la seconda moglie, Ottavia, sorella di Augusto. L'adozione non si realizzò mai perché Germanico morì nel 19 d.C. e Druso minore nel 23 d.C. La successione sembrò pertanto favorire Gaio, detto Caligola, figlio di Germanico e di Agrippina, nonostante lo stesso non fosse stato formalmente adottato da Tiberio e non avesse condiviso con lui né l'imperium proconsolare né la potestà tribunizia. Nel caso di Gaio si trattava quindi di una designazione basata solo ed esclusivamente sulla linea familiare, attingendo più dalla famiglia di Germanico che da quella di Tiberio. Caligola, tuttavia, discendeva per linea femminile da Augusto, giacché sua nonna era Giulia, figlia di Augusto, e per linea maschile dai Claudi, essendo Druso, fratello di Tiberio, il nonno paterno, laddove Antonia invece era la nonna paterna. Pertanto si evidenzia una parentela aggiuntiva con Marco Antonio, tanto che lo stesso Caligola sembrava palesare una certa preferenza nell'essere considerato discendente di Antonio prima che di Augusto. Morto poi Caligola, il potere rimase nella famiglia di Germanico, passando a Claudio, fratello di Germanico e primo imperatore estraneo alla gens Iulia, benché avesse preso il nome di Cesare solo in quanto erede della casata. L'ultimo esponente fu Nerone e con lui si afferma l'appartenenza ad una linea ereditaria diversa. Suo padre biologico apparteneva infatti alla famiglia dei Domizi, poiché suo padre era Gneo Domizio Enobarbo e la madre Agrippina minore, figlia di Germanico e di Agrippina maggiore. Malgrado la scarsa popolarità di questo imperatore, compreso il ritratto poco edificante di Tacito, che definì Tiberio un grande simulatore, dunque un ipocrita, il governo di Tiberio, all'atto pratico, fu una positiva prosecuzione del principato di Augusto. Dalle fonti storiche di matrice aristocratico-senatoria si avverte molto il rimpianto per la Repubblica, che ha poi alimentato progressivamente il topos dell'intera storia di età imperiale, vale a dire la questione relativa ai difficili rapporti tra il Senato e l'imperatore. Ciò spiega in un certo senso come mai la storiografia non nutrisse particolare stima verso Tiberio, aspetto che potrebbe giustificare da un lato la presunta invidia nei confronti del nipote Germanico, che il popolo di Converso adorava, e dall'altro il fatto che Tiberio, dall'esterno, si dimostrava un osservatore rispettoso e scrupoloso delle tradizioni repubblicane, ma nella pratica i suoi comportamenti erano quelli tipici di un autocrate. Tuttavia, quando da fonti di matrice aristocratica si passa a fonti altre, anche la percezione di Tiberio sembra sostanzialmente cambiare. Se prendiamo a titolo di esempio la testimonianza di Velleio Patercolo, storico appartenente alla classe dei cavalieri, il ritratto che di Tiberio emerge è di gran lunga migliore sia come uomo di governo che come soldato.
Velleio puntò molto sulla gestione attenta dello Stato da parte di Tiberio, che riservò particolari e ammirati attenzioni anche verso le province, per evitare l'insorgere di potenziali fenomeni di corruzione dei governatori. Durante il suo principato, Tiberio riuscì a far fronte in modo adeguato alle varie congiure economiche, modificando altresì il sistema elettorale tramite il passaggio delle votazioni dai comizi a partecipazione popolare al Senato. Per quanto vi fosse una collaborazione istituzionale tra princeps e Senato, tuttavia una corrispondenza totale tra ideali e intenti politici non si ebbe mai, e così, durante il suo governo, Tiberio dovette fronteggiare quasi sempre l'opposizione del Senato, che rivendicava libertas e autonomia decisionale. Agli inizi del suo regno, inoltre, si ripropose per Tiberio lo spinoso problema della stabilizzazione del confine renano, ma il neoimperatore non volle spingersi troppo oltre, accontentandosi del successo ottenuto nel 16 d.C. da Germanico, che sconfisse Arminio, il traditore di Teutoburgo, sconfitta ovviamente considerata come un atto dovuto per riparare al disastro di Varo. Tale successo non durò molto, perché nel 19 d.C. Germanico sfortunatamente morì in circostanze misteriose ad Antiochia, sebbene la faccenda fosse stata considerata un delitto politico. Morto Germanico, a Roma si aprì un contrasto politico tra Tiberio e Agrippina, che inizialmente riuscì a portare dalla sua parte un partito di sostenitori. Il problema era ovviamente la successione. Il figlio naturale di Tiberio, Druso Minore, era il candidato numero 1, ma morì nel 23 d.C. e comunque Agrippina avanzava pretese, in particolare per uno dei 3 figli avuti da Germanico. Si creò parecchia tensione, insomma, peggiorata dalla famosa svolta negativa del regno di Tiberio, coincidente con l'ascesa al potere del prefetto del pretorio Seiano, uomo scaltro e privo di scrupoli, che era riuscito a guadagnarsi un forte potere personale. Seiano discendeva da una nobile famiglia equestre e divenne sempre più autorevole, concentrando le truppe pretoriane a Roma, dopo averle prelevate dalle città laziali, dove Augusto le aveva stanziate in precedenza, e guadagnandosi infine la totale fiducia di Tiberio, del quale fu un fedele ed efficiente collaboratore, al punto tale che Tiberio stesso, nel 26 d.C., decise di abdicare e di lasciare Roma per rifugiarsi a Capri, nella famosa Villa Iovis. Naturalmente Seiano ne approfittò e dopo la morte di Livia dominò incontrastato la vita e la scena politica di Roma, manipolando Tiberio. Non è escluso che Seiano aspirasse perfino alla successione imperiale, brigando con astuzia per farsi sposare da Livilla, vedova di Druso, figlio di Tiberio. Seiano, insomma, con abili macchinazioni, riuscì a ricoprire il consolato e a dichiarare Agrippina nemico pubblico, imprigionandone i figli, con l'accusa di tramare intrighi contro l'imperatore. Antonia, madre di Germanico, svegliò finalmente Tiberio dal suo torpore, affinché si rendesse conto di chi fosse in realtà Seiano, e fu allora che lo stesso venne incastrato, arrestato, processato e giustiziato. Quindi gli ultimi anni del regno di Tiberio furono piuttosto infelici e aggravati dallo scoppio di una crisi finanziaria congiunta ai vari contrasti tra Tiberio e il Senato, che si fecero sempre più aspri. Era l'anticamera di un nuovo periodo del terrore, segnato da suicidi, processi e condanne per lesa maestà a carico di molti ex sostenitori di Seiano e veri oppositori di regime. In un tale regime di terrore, anche Agrippina alla fine si suicidò e i suoi figli vennero uccisi.
Rimanevano solo Tiberio Gemello, figlio di Druso minore, e Gaio, detto Caligola, unico sopravvissuto tra i figli di Agrippina e di Germanico. Tiberio nominò entrambi, ma il Senato, forse per intervento di Macrone, favorì Caligola, che si impegnò ad adottare Tiberio Gemello, ancora minorenne, a sua volta misteriosamente eliminato nel 37 d.C. L'impero di Caligola non fu particolarmente fortunato, date le stravaganze di questo imperatore, notevolmente amplificate da una storiografia ostile e di parte. Inizialmente Gaio fu accolto con grande entusiasmo dal popolo e dagli stessi pretoriani. Promise doni, spettacoli, piani edilizi e di tutto un po', come ci riporta fedelmente Cassio Dione, bruciando, l'una dopo l'altra, tutte le riserve finanziarie risparmiate da Tiberio. Più freddo e diffidente nei suoi confronti, fin da subito fu il Senato, che lo considerava pazzo, dato confermato da Svetonio, che ci parla di Caligola dipinto appunto come un folle tiranno scarsamente interessato al governo dell'impero e preoccupato maggiormente a rafforzare il suo potere personale. L'opinione comune è che Caligola fosse molto disturbato, vista la sua inclinazione verso forme di dispotismo orientale, che spiegherebbe la gigantesca ondata di esecuzioni nelle quali cadde vittima perfino il prefetto del pretorio Macrone. In modo analogo potrebbe essere interpretata l'uccisione del re della Mauretania, Tolomeo, nel 40 d.C., sovrano che era tra l'altro anche l'ultimo discendente di Antonio, essendo figlio di Cleopatra Selene, i cui genitori erano proprio Antonio e Cleopatra. Le ragioni rimasero ovviamente ignote, ma l'episodio innescò una vera e propria guerra interna che si concluse solo sotto Claudio con l'annessione del regno della Mauretania a Roma. In politica estera, Caligola si preoccupò di creare degli stati cuscinetto a Oriente, intrecciando ottimi rapporti con i rispettivi sovrani, grazie alla sua discendenza da Antonio e dalla nonna Antonia. Un caso particolare è Commagene. Ridotta da Tiberio a provincia, Commagene venne restituita al sovrano cliente, situazione che richiese in un secondo momento l'intervento di Claudio, stando alla testimonianza di Cassio Dione. All'amico personale, Erode Agrippa, Caligola concesse invece ampi territori in Galilea, innescando vari conflitti con gli ebrei, che raggiunsero il culmine quando Caligola propose di porre la sua statua nel Tempio di Gerusalemme per affermare la propria divinità. Proposta folle e blasfema per il popolo ebraico, che scatenò istantaneamente una rivolta a livello locale, la quale, dilagata a macchia d'olio su vari territori, non poté che allarmare lo stesso governatore romano. Nel 41 d.C. Caligola cadde vittima di un'inevitabile congiura ordita dai pretoriani e la sua morte evitò fortunatamente che la Giudea insorgesse nella sua totalità. Con Caligola, insomma, un elemento comincia a diventare piuttosto chiaro, e cioè che il principato di Augusto sarà destinato a evolvere lentamente verso una forma autocratica e assolutista. A Caligola successe lo zio, Claudio, che all'epoca aveva 50 anni.
Pare che Claudio venne scovato dai pretoriani mentre se ne stava nascosto sotto una tenda del palazzo imperiale, tremante di paura per la situazione che si era creata. Le fonti antiche ci presentano Claudio come un inetto, uno sciocco, totalmente inadatto a governare, quando Claudio era tutt'altro che inetto, anzi fu un uomo estremamente colto ed erudito, anche se poi il suo notevole bagaglio culturale non lo spinse mai ad organizzare un vero e proprio programma culturale. Il regno di Claudio conobbe un bilancio positivo sia in politica estera sia in politica interna e relativi rapporti con il Senato, che per quanto Claudio rispettasse, tuttavia sentiva altresì la forte necessità di razionalizzare il governo dell'impero e di conseguenza riformare l'amministrazione centrale, che venne così suddivisa in 4 uffici: un segretario generale, un ufficio per le finanze, un ufficio per le suppliche e un ufficio per i processi da tenersi davanti all'imperatore. La cosa che fece però scalpore è che a capo di questi dipartimenti Claudio chiamò dei liberti, i quali, grazie alla carica conseguita, si ritrovarono in possesso di un potere immenso, giustificando la ben nota espressione divenuta, sotto certi aspetti, il marchio del governo di questo imperatore. Il regno di Claudio è il regno dei liberti. A Roma, Claudio si impegnò anche nel migliorare i servizi pubblici, questione che lo portò a cercare sempre nuove soluzioni ai problemi di approvvigionamento idrico e granario che periodicamente affliggevano Roma. Claudio costruì il porto di Ostia per consentire l'attracco delle navi granarie che approdavano a Pozzuoli, e a tal proposito è interessante la testimonianza di Cassio Dione, che riporta come gli stessi architetti sfiduciarono l'imperatore, convincendolo a non costruire nulla. Tra le opere architettoniche attribuite a Claudio si ricorda un nuovo acquedotto e la bonifica della piana del Fucino in Abruzzo per aumentare le superfici coltivabili in Italia. In politica estera, poi, Claudio sembrò lanciare un'opzione di netto favore per il tema dell'integrazione, concedendo così ai notabili della Gallia Comata il diritto di accesso al Senato, provvedimento che tra l'altro conosciamo in dettaglio grazie ad un importante documento epigrafico, nello specifico una tavola di bronzo scoperta a Lione. Tacito, negli Annali, accenna poi ad un discorso dello stesso Claudio, che da esperto conoscitore di storia romana ed etrusca elencò ai senatori romani tutta una serie di comportamenti avveduti e virtuosi degli avi, favorevoli verso i provinciali e gli stranieri, facendo notare che proprio tali atteggiamenti avevano fatto di Roma una città all'avanguardia per l'accoglienza. Molti altri provvedimenti dimostrano inoltre che Claudio era particolarmente sensibile al problema, se si pensa ad esempio alla fondazione di colonie in Britannia, in Germania e in Mauretania, a cui si aggiunse la concessione della cittadinanza ad alcune popolazioni alpine, disposizione a noi pervenuta attraverso un'iscrizione conosciuta come tabula clesiana, poiché ritrovata a Cles, presso Trento. In politica estera l'operato di Claudio fu notevole perché dovette porre rimedio ai disastri di Caligola. Affrontò la guerra in Mauretania e riuscì a concludere una pace vantaggiosa, organizzando il regno stesso in 2 province affidate a procuratori di rango equestre. Claudio, in seconda battuta, si occupò anche di riorganizzare l'assetto di tutti quei regni clientelari istituiti da Caligola e ripristinò immediatamente i privilegi delle comunità ebraiche, adottando poi un simile provvedimento per le poleis greche, in modo da non creare conflitti tra i 2 gruppi etnici in futuro. Il regno di Claudio è infine ricordato per l'espulsione degli ebrei da Roma nel 49 d.C. Se il buon rapporto di amicizia che legava Claudio a Erode Agrippa sicuramente contribuì
a riportare le cose alla normalità, tanto in Palestina quanto ad Alessandria d'Egitto, come testimoniano Flavio Giuseppe e un testo di simile contenuto riportato all'interno di un papiro, a conferma delle regole di reciproco rispetto tra comunità ebraiche e poleis greche, diverso fu invece il caso di Roma. Nelle comunità ebraiche dell'urbe cominciò infatti a diffondersi il germe della nuova religione cristiana, che avrebbe potuto costituire tumulti in seguito. A tal proposito è interessante menzionare la posizione di Svetonio, che parla di un'espulsione in massa dei giudei romani, in riferimento alla loro consuetudine di provocare continui tumulti per istigazione di un certo Cresto, in cui risuona probabilmente il nome di Cristo, palesando un totale anacronismo storico nelle vicende, perché Cristo era già morto all'epoca di Claudio, laddove Cassio Dione ci parla invece del solo impedimento a non riunirsi che Claudio avrebbe imposto alle comunità ebraiche per ovvi motivi di sicurezza. Sicuramente l'impresa militare più nota di Claudio fu la conquista della Britannia meridionale, attuale Inghilterra, nell'anno 43 d.C., dopo aver ridotto il suo territorio in provincia. Il regno di Claudio fu però caratterizzato da molteplici intrighi di corte. L'imperatore sposò in prime nozze Messalina, da cui ebbe un figlio, Britannico, ma costei, donna avida e ambiziosa, venne accusata di intrighi e macchinazioni a danno di esponenti di un certo calibro. Fu Messalina, infatti, la diretta responsabile dell'esilio in Corsica del filosofo Seneca, che poté rientrare nell'urbe solo dopo la morte di Messalina stessa. In seconde nozze Claudio sposò poi Agrippina, che si rivelò ben presto essere fatta della stessa pasta della precedente moglie. Agrippina, già sposata e madre di un figlio avuto dal primo marito, il futuro Nerone, bramava al potere e alla carica imperiale per il figlio stesso, palesando così incontrollabili velleità di potenza che ad un certo punto avrebbero spinto la donna ad ingannare il nuovo marito, Claudio, affinché adottasse Nerone come figlio proprio, per vedere i suoi desideri di successione finalmente concretizzati. Dopo la morte del figlio biologico di Claudio, Britannico, avvenuta in circostanze totalmente misteriose, così come quella di Claudio medesimo, presumibilmente avvelenato da una pietanza a base di funghi, appositamente fatta preparare da Agrippina, Nerone salì al potere. Il principato di Nerone si basava su premesse molto diverse da quelle augustee. Il consolidamento dei poteri del princeps e la conseguenziale istituzionalizzazione del suo ruolo dimostrano infatti quanto l'imperatore fosse una figura potente ma al contempo fragile e soprattutto, e ciò è vero da Caligola in poi, nella persona dell'imperatore si palesava in tutta la sua evidenza che il principato si stava progressivamente tingendo di tratti autocratici e arbitrari. Ciò valse massimamente nel caso di Nerone. Fintanto che Nerone si appoggiò a Seneca e ad Afranio Burro, prefetto del pretorio, nell'impero regnò pace e armonia. Anzi, venne persino trovata una forma di collaborazione e intesa nei confronti del Senato, i cui rapporti con i vari imperatori non erano sempre stati ottimali. Tuttavia, con l'ascesa del perfido Tigellino al pretorio, che prese il posto di Afranio Burro, Nerone e il suo principato virarono decisamente verso un'inspiegabile deriva assolutistica e teocratica, perfettamente colta e delineata poi negli scritti di Tacito.
complici anche gli interessi artistici e culturali del giovane imperatore, che lo portarono a manifestare fin da subito sommo interesse e ammirazione per la Grecia e l'Oriente, giustificandone così da un lato tale sua simpatia per una monarchia assolutistica e teocratica, ma dall'altro anche l'inevitabile reazione sdegnata di molti tradizionalisti, comprese le famiglie repubblicane di antica origine. Nerone però, nonostante i vari gesti propagandistici plateali, tra i quali ricordiamo le apposite esenzioni fiscali per la Grecia, fu sempre apprezzato dalla plebe, ma non dagli aristocratici, che sembravano non gradirne l'istrionismo e la demagogia. Nerone non mancò comunque di macchiarsi la coscienza con il compimento di gravi delitti. Geneticamente predisposto al male, considerando che la madre Agrippina aveva fatto avvelenare il padre adottivo, Claudio, il giovane Nerone ben presto capì che uccidere le persone poteva essere il solo mezzo per togliersi di torno individui scomodi. La fama di assassino si ritagliò addosso a Nerone in brevissimo tempo, tanto che lo stesso venne perfino sospettato di aver assassinato Britannico con le sue mani, laddove è certo che Nerone uccise la madre Agrippina, che aveva a più riprese osteggiato e ostacolato la relazione extraconiugale di suo figlio con Poppea, considerando che Nerone era appunto ufficialmente sposato con Ottavia, figlia di Claudio, consorte che non avrebbe mai potuto ripudiare, pena l'opposizione dei senatori e un indebolimento del potere congiunto madre-figlio. Nerone, dal canto suo, non si fece troppi problemi e uccise prima la madre, sposando così l'amata Poppea, e in un secondo momento, non contento del matricidio, duplicò il delitto macchiandosi perfino di uxoricidio ed eliminando altresì la povera Ottavia, quasi volesse cancellare dall'albero genealogico della sua famiglia la linea augustea, per far sì che quella degli Enobarbi prevalesse. Il dispotismo di Nerone culminò, secondo le malelingue, nell'incendio di Roma del 64 d.C., disastro del quale l'imperatore incolpò i cristiani. Durante l'incendio perirono molti senatori che Nerone voleva effettivamente togliere di mezzo, ma ovviamente una calamità che ad oggi si ritiene essere avvenuta per cause assolutamente naturali non è sufficiente per fare di un imperatore, sebbene già matricida e uxoricida, anche un incendiario. Tra l'altro, dopo l'incendio era piuttosto chiaro che la situazione in termini di costi per la ricostruzione si sarebbe profilata particolarmente pesante. Dunque è altamente improbabile che Nerone possa aver voluto una tale disgrazia, che tra l'altro a conti fatti non poteva che esacerbare i già difficili rapporti tra lui e il Senato, portando l'attenzione alle stelle. Dopo l'incendio, Nerone provò a tamponare il disastro con una riforma monetaria nello stesso anno, procedendo con la riduzione del peso della moneta d'argento, il denario, forse già pensando al programma edilizio di ricostruzione della città e della sua stessa residenza, la Domus Aurea, innalzata in pieno centro cittadino, dove prima del fuoco sorgevano altri edifici. Nerone con la sua riforma rese comunque stabile il sistema monetario, ma ovviamente si attirò l'odio dei senatori, giacché la riforma puntava a estirpare sul nascere eventuali speculazioni edilizie, così i vari palazzinari di questo o di quel senatore sarebbero stati tagliati fuori da subito. Insomma, la riforma monetaria neroniana si rivelò altamente svantaggiosa per l'aristocrazia e, aggiungendola a tutta una serie di processi e confischi a Roma, attuate nel tentativo di rimpinguare le casse dello Stato, l'odio della nobiltà senatoria verso Nerone cresceva a dismisura. Quando l'odio non poté più essere arginato,
cosa che spesso accade, si ordì la congiura, in quanto come per Caligola era venuta l'ora di sbarazzarsi anche di Nerone. La congiura in questione, datata 65 d.C. e detta dei Pisoni, venne però intercettata dall'imperatore, che pretese la condanna a morte del suo ideatore, Calpurnio Pisone, insieme a tutti coloro che ne avevano preso parte, senatori, cavalieri e letterati. A causa della congiura trovò la morte perfino Seneca, che ovviamente si suicidò prima, anche se niente storicamente prova un eventuale coinvolgimento del filosofo romano nelle vicende descritte. Insieme a Seneca morirono il nipote Lucano, Petronio, autore del Satiricon, e Fenio Rufo, prefetto del Pretorio. Tolti di mezzo i congiurati, l'anno successivo, nel 66 d.C., scoppiò una rivolta in Giudea, a completamento di quella divampata in Britannia nel 60 d.C. In Giudea accadde che la requisizione del tesoro del Tempio di Gerusalemme, risalente al 66 d.C., venne considerato atto sacrilego dal popolo ebraico, innescando un tumulto che fece scatenare poi una violenta rivolta contro i Romani. Contemporaneamente Nerone riuscì però a conquistare qualche successo militare in Oriente grazie al valoroso generale Domizio Corbulone, che inanellò una notevole vittoria sui Parti, riportando finalmente l'Armenia sotto Roma. Tiridate, cliente romano, fu perfino incoronato da Nerone a Roma nel 66 d.C. e all'incoronazione seguì una fastosa cerimonia di propaganda imperiale che culminò nella chiusura del Tempio di Giano con relativa pacificazione dell'impero, testimonianza presente in Cassiodione. Nerone poi, conclusi i fasti, pensò bene di recarsi in Grecia per una tournée artistica e agonistica, partecipando a vari festival locali indetti periodicamente nelle poleis e vincendo tra l'altro in tutti gli agoni. In seguito Nerone proclamò, durante i Giochi di Corinto, la libertà delle città greche, come fece tempo prima Tito Quinzio Flaminino, all'indomani della Seconda Guerra di Macedonia, e si godette i suoi successi artistici. Insomma, Nerone, inebriato dal suo successo attoriale e per nulla intenzionato a recarsi in Giudea a sedare la rivolta, decise di mandare al suo posto Muciano, legato di Siria, coadiuvato da Vespasiano, comandante delle truppe in Giudea. Mentre Vespasiano riportava la pace in Palestina nel 67-68 d.C., giunse a Roma la notizia dello scoppio dell'ennesima ribellione nella Gallia Lugdunensis ad opera del legato Giulio Vindice, insurrezione che, seppur sedata, non impedì il dilagare di altri focolai nella provincia di Spagna, allora governata da Publio Sulpicio Galba, in Africa e sul Reno. In conclusione, i pretoriani, stufi fino all'inverosimile di Nerone e del suo malgoverno, lo abbandonarono ad un infelice destino e il Senato, naturalmente, non perse occasione di dichiararlo nemico pubblico, riconoscendo Galba come nuovo princeps. A Nerone non rimase che suicidarsi e così fece. Con la sua morte si estingueva pertanto la dinastia Giulio-Claudia e sull'impero nuovamente si affacciò lo spettro delle guerre civili.